Partiti questa mattina da Ancona, dove abbiamo trascorso la notte, arriviamo sulla scogliera di Polignano a Mare alle 17:30 di sabato 12 agosto. Abbiamo deciso all'ultimo momento di venire in Puglia, al seguito di mio cognato e mia sorella, quindi nessuna prenotazione e tantomeno speranze, ma neanche il desiderio, di trovare posto in qualche struttura. Abbiamo voglia di libertà e di stare in un posto che sappia regalarci emozioni vere. Vogliamo confrontarci con la natura, con la sua durezza e la sua dolcezza. Appena parcheggiato, ci incamminiamo allora verso il centro storico di Polignano, vero scrigno di storia, arte e cultura che si tuffa in un mare meraviglioso. Scendiamo allora attraverso la vicina Cala Paura, piccola spiaggia con fondo di ghiaia e scoglio. Si trova in prossimità del centro del paese e a meno di 300 metri da dove abbiamo parcheggiato i camper, in una caletta molto caratteristica per le insenature rocciose che delineano la costa. Saluto a tutti i camperisti di Polignano. Grazie tantissimo, è stupendo il posto, meraviglioso. Ma si lavora qui? Qualche salvataggio lo fai? Io sto da poco. Tu sei da poco. Oltre agosto, quindi per ora non è mai. Spero di non dover mai fare. Bravo, meglio così. Benissimo, guarda che bello, guarda che meraviglia. Il nucleo più antico di Polignano a Mare è stupendo e tra poco ci immergeremo tra i suoi vicoli bianchi. Ma la sua caratteristica più significativa è che sorge su uno sperone roccioso cosparso di grotte a strapiombo sul mare. Nel lungomare intitolato Domenico Modugno, il famoso cantautore che qui è nato il 9 gennaio 1928, si innalza la sua statua in bronzo alta 3 metri nell'atto di abbracciare la sua città natale. Dietro la statua si sviluppa una ripida scalinata molto panoramica denominata appunto Volare. Arriviamo così sull'ottocentesco ponte borbonico di Lama Monachile, che è uno dei luoghi simbolo di Polignano a Mare, meta imperdibile soprattutto al tramonto, quando è facile scattare suggestive foto con l'orizzonte che si tinge di rosso. Il ponte attraversa all'altezza di 15 metri quello che sembra quasi un piccolo fiordo, dove si trova una delle spiagge più scenografiche di tutta la Puglia. Attraversiamo finalmente l'Arco Marchesale o Porta Grande ed entriamo nel centro storico di Polignano a Mare. Con pochi passi tra le coloratissime vetrine sbuchiamo nella bella piazza Vittorio Emanuele II, che è il vero cuore della città. Da qui si dipartono a raggiera diverse vie e vicoli e si affacciano tanti palazzi signorili di un candido bianco che al tramonto vira alla più calda tinta crema. Tra i tanti ammiriamo il bellissimo palazzo dell'orologio. Ma subito il nostro sguardo viene attratto dalla chiesa matrice di Santa Maria Assunta con il suo bel campanile quadrato. La chiesa fu cattedrale fino al 1818, quando la piccola diocesi di Polignano fu aggregata a quella di Monopoli. L'interno è ricco di pregevoli opere d'arte. Usciamo dalla chiesa ed imbocchiamo una serie di vicoli molto suggestivi che si infittiscono sempre più. In fondo però vediamo una luce. Si apre infatti un bellissimo terrazzo a strapiombo sul mare da dove ammiriamo alcune delle tantissime grotte marine che costellano la costa di Polignano. Percorriamo nuovi vicoli e sbuchiamo in una suggestiva piazzetta. Un cartello giallo appeso sul terrazzo in alto mi fa pensare agli amici del mio canale e lo voglio dedicare a loro. Grazie a voi e soprattutto agli iscritti posso continuare a pubblicare i miei video. E tutti gli altri non si fidano? Tutto il centro storico di Polignano a Mare è molto suggestivo e caratteristico. Qui si gode di una bellissima sensazione di raffinatezza, di fascino, di piccolo mondo antico, il tutto reso ancor più emotivamente ricco dai tanti artisti di strada che colorano le piazze e le vie e le inondano di allegri e romantici suoni.
Dopo aver ammirato dalla terrazza la splendida lama monachile, prendiamo la via del ritorno verso i nostri camper, ma non senza fermarci in focacceria, dove per pochi soldi prendiamo diversi tipi di focacce, una più saporita dell'altra, ottime per fare cena in camper. Il tramonto sulla scogliera è un'esperienza indimenticabile e ce lo godiamo tutto dalla nostra dinette. Dopo una bella dormita coccolati dalla brezza marina, il mattino di domenica 13 agosto decidiamo di andare a provare la spiaggia di Lama Monachile. In pochi minuti siamo sul ponte Borbonico, sospeso in un magnifico scenario. E appena attraversato svoltiamo a destra sul percorso pedonale che con scale e rampe ci porta ad attraversare un ponticello di epoca romana immerso in un ambiente lussureggiante. Arriviamo così all'imboccatura della piccola spiaggia con accesso libero, immersa nello scenografico panorama naturale della stretta gola di Lama Monachile. Il nome deriva dal fatto che qui in passato si potevano osservare le foche monache. Impossibile non lasciarsi incantare da un simile spettacolo. Sembra di ammirare un quadro, invece è pura realtà. Un'alta scogliera dove sono incastonate le tante piccole grotte marine e dove, sopra, l'uomo ha creato un contesto ancora più pittoresco, costruendo l'antico borgo con le case a strapiombo sul mare. Cala Monachile è una spiaggia di dimensioni molto ridotte, con accesso scomodo per chi ha difficoltà motorie, composta da grossi ciottoli e da un fondale roccioso che diventa subito profondo. Se aggiungiamo che nelle giornate estive è sempre troppo affollata, ci rendiamo conto che non si tratta della classica spiaggia dove stare tutto il giorno sotto l'ombrellone a leggere la Gazzetta. Qui si viene per fare un bagno rigenerante, magari qualche tuffo dalle rocce, e poi stare sui ciottoli il tempo di asciugarsi mentre si ammira estasiati il panorama, per poi risalire e andare a fare shopping in centro. Da sapere che dalle terrazze qui sopra si tuffano i campioni della Red Bull Cliff Diving, la gara internazionale di tuffi dalle grandi altezze. Fantastica è la lunga galleria che hanno scavato sulla parete rocciosa di sinistra e che sbuca dentro ad una delle tante grotte, dalla quale tutti possono fare mirabili tuffi. All'ora di pranzo torniamo alla base. In poco tempo tutta l'area si è riempita di camper e auto, ma è così grande che sembra esserci posto per tutti. Noi abbiamo intenzione di restare altre 2 notti e per fortuna non notiamo situazioni critiche, se non che sta arrivando il mondo. Per capire meglio qual è la sistemazione, siamo su un'area libera che si estende in parte sulla roccia della scogliera e in parte su terra battuta. Il fondo è abbastanza sconnesso, ma non mettiamo cunei o piedini per evitare contestazioni. Su tutta la zona vige infatti il divieto di campeggio.
Non ci sono servizi a meno dei raccoglitori dei rifiuti non differenziati. I vigili sono passati più volte, ma non hanno rilevato nulla da contestare, o forse hanno fatto finta di non vedere. Questa sera fuochi d'artificio sopra i camper. Stanno infatti allestendo il poligono di lancio proprio qui di fianco a noi. Questo pomeriggio si sta davvero bene qui sulla scogliera ad ascoltare in santa pace il rumore del mare. Non abbiamo tanta voglia di tornare a Cala Monachile, troppa confusione. Qui invece c'è tanta tranquillità. Il sole è caldo, ma grazie alla brezza non è rovente. E ci rilassiamo divertendoci ad osservare i vari movimenti. Bandiera di Malta. Così, lentamente, si è fatta sera. Per cena consumiamo quello che abbiamo in camper, ma dopo andiamo a prendere un gelato in piazza. C'è ancora gente che fa il bagno a Cala Monachile. A quest'ora regna un'atmosfera soft e stare in acqua ad ammirare il centro del paese illuminato deve essere molto piacevole. Attraversiamo il ponte dei curiosi ed eccoci finalmente in gelateria. Com'è il gelato? Questa è la pana che lassù e volavo felice più in alto del Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la la. Despacito. Quiero desnudarte besos despacito, deja que te diga cosas al oído para que te puedas A Polignano a Mare è molto forte la devozione per i santi medici Cosma e Damiano e ogni anno la seconda domenica di agosto c'è festa grande sia con la processione religiosa sia con il concerto bandistico, le luminarie e i fuochi pirotecnici. Lunedì 14 agosto ci svegliamo con ancora negli orecchi gli spari dei fuochi di questa notte, giusto sopra i nostri camper. Questa mattina siamo curiosi e così decidiamo di andare a vedere com'è il porticciolo che si intravede più a nord alla fine della scogliera. È una passeggiata di 1700 metri che si snoda prima lungo gli scogli e poi sulla pista ciclopedonale sulla strada per San Vito. Superiamo un grande piazzale dove sono in sosta libera diversi altri camper.
e in circa 30 minuti arriviamo alla marina di Calaponte. Qui ci avventuriamo su una scoscesa scogliera, piana ma densamente frastagliata a causa dell'erosione del sale. Certo, qui il posto è davvero molto tranquillo. Se uno cerca la pace, non c'è di meglio. Ma oltre a delle buone scarpette, portatevi le sdraio. È un'avventura raggiungere il mare, ma non demordiamo e riusciamo a fare il piacevole bagno. Dopo esserci asciugati al sole, un piatto di pasta con le cozze non ce lo toglie nessuno. E così ci tuffiamo nel ristorantino tipico che affaccia proprio sulla spiaggia. Il locale è molto frequentato da gente che conosce il posto, perché la qualità della cucina è davvero buona. Prima di tornare ai camper ci fermiamo ad esplorare la grotta delle rondinelle che avevamo visto all'andata. Osservata dal drone è davvero molto scenografica, sia dalla parte della fenditura che si apre sopra la scogliera, sia l'apertura che dà direttamente sul mare. Una cosa molto particolare e per noi abbastanza unica. Ma adesso è ora di tornare ai camper a prepararci, perché più tardi ci aspetta in piazza Aldo Moro il concerto Tutte le anime di Laura, dedicato a Laura Pausini. Domani mattina lasceremo tutto questo incanto e ripartiremo alla volta di Torre dell'Orso, nel Salento. Settimane più tardi, l'amico Eddie mi ha inviato queste foto che mi hanno lasciato sgomento. Con un'ordinanza del 24 agosto il sindaco di Polignano ha imposto il divieto di sosta su tutta la scogliera dalle ore 20 alle ore 9. Eddie ha chiesto ai vigili il motivo. Laconica la risposta: troppa gente indisciplinata. I camperisti veri sicuramente qualcosa avranno da dire.